Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del cambio ad H e sequenziale di VNM. E per chi non la conoscesse, VNM è un'azienda vietnamita che ha un ecosistema completo per il mondo della simulazione. Ho già recensito alcune sue periferiche e altre ne verranno, ragazzi. Sarà l'ultimo. C'è un mostro qui da oltre 30 Nm che, ragazzi, a parte la forza, perché quella io la trovo sempre molto relativa, e sarà probabilmente l'ultimo video che uscirà della serie dei prodotti UNM, ma vi dico che è un prodotto eccezionale. Ma banda alle ciance, sigla! Ragazzi, eccoci alla recensione del cambio ad H e sequenziale di VNM versione 1. È un prodotto che VNM già produce da molto tempo, sono finalmente riuscito a metterci le mani sopra. Vi dico subito che il packaging con cui vi viene consegnato è molto curato sia dal lato estetico sia per quanto riguarda la protezione del cambio stesso. All'interno troverete il cavo, in questo caso è USB di tipo 2, che si collegherà dal cambio al PC, un secondo pomello che servirà per l'uso sequenziale, il sistema che aiuta il cambio a funzionare in maniera sequenziale, ma ne parleremo con calma dopo, tutte le viti e brugole per poterlo regolare e montare. E inizierei proprio a parlarvi della struttura. Tutta in alluminio, satinata nera, molto bella, e subito potete vedere qui davanti il logo VNM che andrà ad illuminarsi, poi ve lo spiegherò ancora meglio quando vi parlerò del software, che rende l'appeal estetico del prodotto davvero interessante e proprio per la sua struttura in mano vi darà un ottimo senso di solidità. Inizio subito a parlarvi del sistema di montaggio. Ci sono 4 viti, sono poste a una distanza di 60 mm e 60 mm, quindi regolatevi per un corretto montaggio, oppure potete montarlo con questa piastra laterale, di cui i fori sono distanti 55 mm nei punti più lontani, sempre con una foratura M6. Nella parte dietro troveremo la porta di connessione USB per connetterlo al PC, poi c'è una levetta per la trasformazione elettronica da cambio ad H a cambio sequenziale. In realtà c'è un'altra levetta che serve per l'utilizzo in modalità DFU per gli aggiornamenti del cambio. Arriviamo adesso agli aspetti che più mi hanno colpito di questo cambio, iniziando dal pomello, sia quello per la versione ad H sia quello per la versione sequenziale sono totalmente in alluminio, derivanti dal pieno, anche questi satinati, veramente un ottimo effetto e un ottimo design a livello estetico. Ma la cosa più interessante è che sono entrambi regolabili in altezza durante il montaggio e quindi deciderete voi l'altezza a cui vorrete il cambio, sia per quanto riguarda il cambio sequenziale sia per quanto riguarda il cambio ad H. E vi faccio vedere come funziona. Praticamente, vedete, io adesso ve lo vado a smontare e ve lo faccio anche vedere dal vivo. C'è questo sistema che una volta che viene compresso va a stringere il foro sull'asta del cambio e lo va totalmente a bloccare. Naturalmente è un sistema molto interessante che non avevo mai visto. Se vi mettete effettivamente con molta forza a girare, effettivamente potrebbe continuare a girare, ma nell'uso normale è totalmente solidale al cambio, e questo vale per entrambi i pomelli. Un sistema che dà la possibilità di variare con molta semplicità l'altezza dei due cambi. L'altezza totale del cambio in modalità sequenziale varia dai 25 cm ai 29 cm. Per quanto riguarda invece la modalità con il pomello ad H, varia dai 23 cm ai 27 cm.
Il feeling del cambio ad H è demandato a un pressore. È un sistema davvero molto molto simile a quello Fanatec. Per quanto riguarda lo spostamento laterale della leva, è effettuato con una molla a farfalla. Dà un'ottima resistenza, però come vedete tende un pochino a farlo ballonzolare al centro. Naturalmente quando cambiate la mano ce l'avete sempre sopra, ma volevo farvi vedere insomma come si comportava. Invece proprio per quanto riguarda l'innesto è demandato a questo pressore da questa parte, che naturalmente tramite questo foro potrete andare a indurire. Naturalmente sempre tutto entro certi limiti. Vi faccio vedere, adesso è molto più duro l'innesto, probabilmente anche molto più piacevole, forse anche troppo, però io preferisco utilizzarlo con una durezza un po' inferiore perché trovo troppa differenza tra la leggerezza a quel punto del movimento destra-sinistra e quello dell'innesto della marcia. È un cambio a 7 marce o 6 marce più retromarcia. Questo sistema non ha un reale blocco, vedete, per l'innesto della retromarcia, perché la potete mettere tranquillamente. Ma vi dico che il design delle marce, per come è studiato, basta veramente pochissimo allenamento per iniziare a giocarci e non vi sbaglierete mai. Io in realtà mi sono particolarmente stupito perché ho provato altri cambi che in realtà non hanno questo blocco ed è complicato imparare a non andare oltre, soprattutto quando andate a mettere la quinta e la sesta marcia. Ma ragazzi, io vi assicuro che per come è disegnata la ghiera sopra, io non ho mai sbagliato. Dal mio punto di vista c'è nel design uno studio che porta veramente a poterlo utilizzare al meglio. Poi, come potete sentire, il fine corsa dell'innesto è molto silenziato perché all'interno della parte ad H c'è un inserto in plastica che va totalmente ad attutire quello che potrebbe essere il rumore ferro-ferro. Arriviamo adesso allo switch a sequenziale e questo avviene andando a modificare la piastra. Probabilmente è il motivo per cui ha reso molto semplice quello che è la sostituzione dei due pomelli, però dovrete comunque andare a svitare le viti sul cambio e andare a inserire quest'altra piastra che vi faccio vedere. Vedete? Il sistema anche qua è molto interessante perché il cambio di piastra va totalmente a far azionare un sistema totalmente diverso di feeling. In questo caso, oltre a limitare il movimento con questa asola qui, il sistema funziona con questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Vedete? Va sempre a premere su un pressore in questa parte qui. In più ci sono delle molle con delle sfere regolabili in pressione, sia l'andata che il ritorno, che vanno a definire anche la parte di durezza e di velocità nello scatto. Davvero molto molto interessante. Naturalmente ho già recensito anche il cambio sequenziale specifico di VNM. I due sequenziali non sono paragonabili, ho fatto un piccolo video per farvi vedere anche la differenza. Ecco, come potete vedere c'è differenza tra il tipo di feeling, ma devo dire che anche per questo, che è praticamente un combo, lo studio per il sistema sequenziale l'ho trovato interessante e offre alla mano un feeling convincente anche nella modalità sequenziale. Arriviamo poi alla parte elettronica. Ci sono dei sensori di Hall all'interno che vanno a specificare il punto in cui si trova il cambio e ne vanno a definire marcia 1, marcia 2, marcia 3, eccetera, eccetera. Questo rende il cambio totalmente esente da qualsiasi tipo di problema presente e futuro. Fiore all'occhiello, secondo me, di tutti i prodotti UNM è il software e ho fatto un video per voi. Arriviamo adesso alla configurazione del cambio ad H. Naturalmente in questo caso sto utilizzando la versione UI di VNM, la versione 4.4.1.3. Andate a selezionare la periferica che vi interessa, in questo caso il VNM Shifter V1, abbiamo l'ID della periferica, abbiamo questa prima parte in cui in realtà possiamo anche dare un filtro alla parte del segnale, ma personalmente vi consiglio di lasciare tutto così com'è. Nella parte qui sotto abbiamo l'illuminazione del logo, in questo caso io ho scelto lo static rosso, ma naturalmente potete cambiarlo e mettere quello che preferite. Cliccate OK e naturalmente dovete dare sempre il comando di save e a questo punto, come vedete, cambierà colore. Ci sono anche altre animazioni
Vediamo se ve ne faccio vedere Theater, vediamo questa qui. E naturalmente a secondo dell'illuminazione che scegliete potete scegliere la velocità di lampeggio e naturalmente l'intensità. Arriviamo alla parte di calibrazione. Naturalmente il cambio arriverà già calibrato. E se lo volete calibrare, cliccate su questo pulsante e c'è tutta la spiegazione di quello che dovrete fare. Ok, perfetto. Finish. Naturalmente sempre in questa fase potrete calibrare anche il cambio sequenziale. Vi basterà qui dietro cliccare sullo switch, come vedete lo rileverà già in modalità sequenziale. In questo caso dovrete cambiare la piastra, ma vedete prenderà i due segnali avanti e indietro delle marce del sequenziale. Come sempre poi anche nella parte destra andremo a vedere quelli che sono i dati di regolazione dei sensori di Hall, come vengono calibrati, ma non è una sezione che effettivamente ci interessa, sono valori che possono servire magari per un debug, per fare dei controlli successivi. Aspetto molto interessante, penso che qualcuno già se ne sia accorto, che quando switchiamo dalla funzione ad H a quella sequenziale in realtà possiamo cambiare il tipo di illuminazione. Io per esempio ho messo bianca quando lo utilizzo in sequenziale e rossa quando lo utilizzo in H. Così capirete subito la modalità che avrete selezionato. Ma anche per il cambio penso di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Arriviamo alle conclusioni finali. Vi dico subito che è un cambio che costa 299 euro e naturalmente troverete il link in descrizione con un piccolo codice sconto per la spedizione gratuita. Naturalmente va analizzato nella fascia di prezzo in cui si trova e quindi magari confrontato con il cambio SimMagic e con il cambio Fanatec, e devo dire che è un prodotto che tranquillamente dà il suo contributo alla gioia di tutti gli amanti sia del cambio sequenziale sia del cambio ad H. Per quanto riguarda l'innesto l'ho trovato davvero ottimo. Mi sarebbe piaciuto avere una resistenza diversa nella parte destra-sinistra, ma il sistema con la molla a farfalla è praticamente quello utilizzato dalla maggior parte dei prodotti di questa fascia di prezzo. Ho trovato invece davvero fantastico il sistema di bloccaggio dei vari pomelli, questo perché consente sicuramente una facilità di montaggio maggiore, ma sicuramente anche dopo montato vi consentirà di simulare diverse situazioni sia di un cambio più corto sia di un cambio più alto, e questo vale sia per la modalità sequenziale sia per la modalità ad H. Personalmente nell'utilizzo della modalità ad H, a fronte anche detto di un sistema che non ha un blocco per la retromarcia, l'ho trovato ragazzi perfetto. Non mi è mai successo in nessuna occasione di sbagliare. Ho avuto all'inizio un pochino di difficoltà perché inizialmente partivo con un pregiudizio e quindi andavo un po' a forzare il movimento quando in realtà non ero in gioco. Quando mi sono trovato a guidare e giocare, personalmente non è mai successo di sbagliare marcia. Per quanto riguarda il cambio sequenziale, anche in quel caso molto interessante e molto bello quello che è il feeling. Ripeto, sicuramente un cambio sequenziale dedicato a un feeling superiore, ma questo offre un ottimo feeling e soprattutto anche un'ottima compattezza in tutti i movimenti. In questo caso l'unico aspetto che dovrete valutare è che per switchare tra un sistema e l'altro, a parte lo switch del pulsante, è che dovrete andare a svitare le 4 viti e andare a cambiare la piastra sopra. Questo a fronte però di un feeling tra H e sequenziale molto distinto e molto bello. Ma naturalmente ragazzi l'ultima parola la lascio a voi. Fatemi sapere nei commenti se c'è stato qualche aspetto che volete che approfondisca e magari cercherò di rispondere a tutti voi. Naturalmente commentare, mettere like, iscriversi al canale è il miglior modo per supportare il canale, per portarvi sempre nuovi prodotti, e ragazzi vi dico già che di VNM ce ne saranno vari che usciranno. Ci vediamo alla prossima. Ciao!